Bene, sono felicissima questa sera di moderare questo intervento a China Hour Fashion and Future. China Hour è un forum di Cina. Io sono Ilaria Mondula, sono una sinologa, dirigo un osservatorio al Polo Universitario di Prato dedicato all'online consumer behavior dei cinesi e dei sino-italiani. E stasera abbiamo due ospiti d'eccezione, due ospiti che ci racconteranno appunto qual è il futuro del fashion. Abbiamo la professoressa Maria Michela Maffei, docente di ENT di Florida State University. Buonasera a tutti e grazie mille dell'invito, benvenuta. E Dennis Sauer della Sauer Textile. Sì, salve, grazie. Bene, è un nostro piacere avervi. Allora, proprio per rompere il ghiaccio, 2 minuti a testa per presentarvi. Parto io, Dennis. Vai. Che gentleman. Allora, io mi chiamo Maria Michela. Michela va benissimo perché è il nome con cui mi conoscono gli amici e devo dire che stasera mi sento in un clima di grande amicizia, di grande scambio e sono davvero molto contenta dell'invito. Sono qui in veste doppia, direi, da un lato di docente perché ho la fortuna da diversi anni di insegnare qui a Firenze per l'OIET e per la Florida State University. Quindi ho questa fortuna anche di rapportarmi con le nuove generazioni e di parlare di moda, parlare di marketing e di comunicazione e poi l'altra veste con la quale ho piacere stasera di essere con voi è quella della consulente d'immagine. Io poi lo racconterò brevemente. Nel primo lockdown per come dire, occupare il tempo a disposizione in maniera più produttiva mi sono formata in armocromia, questa consulenza del colore, forme, e questo devo dire mi ha aperto tante strade sia con clienti privati che con le aziende, quindi il lato dello stile dell'immagine ma anche della docenza per aiutare le nuove generazioni a capire qualcosa appunto nel futuro del fashion. Quindi in tue parole, eccomi qua, Io mi chiamo Dennis Sauer, sono, nonostante il nome, nato a Prato e sono di cittadinanza italiana, ma anche tedesca, e mi occupo di vendita. Io faccio il rappresentante dei tessuti, ho un'agenzia di famiglia che opera da 50 anni nel settore, ma una famiglia che opera nel settore da oltre 150 anni, perché noi nasciamo nel 1889 producendo tessile. Cosa ho fatto negli ultimi anni e perché sono qua? Non ne ho idea, ma penso che il link sia il fatto che ho cominciato a raccontare la mia storia. Durante il lockdown non potevamo visitare i clienti per far vedere i tessuti e quindi mi sono inventato niente di nuovo, ma una cosa che per il mio settore era abbastanza nuova: fare vedere le collezioni in soggettiva, quindi dall'alto, come se chi guarda fosse realmente il cliente. E ho dovuto studiare un po' di cose, le riprese, il bilanciamento del bianco, tutte cose che servono per non far cambiare il colore mentre guardi, perché il metodo in cui io riprendevo era una semplice iPhone che però corregge come il focus anche il colore muovendolo. Quindi ho fatto un po' di accorgimenti e io presentavo queste collezioni, quindi vedevi il tessuto e la mia facciona che spiegava le nuove tendenze. Da lì in poi mi è piaciuto e ho incominciato a studiare perché mi veniva bene, secondo me, e anche altri. Ho cominciato a studiare cosa vuol dire fare marketing, perché ho notato che marketing e sales sono due mondi completamente diversi, ma che nessuno capisce il motivo per cui lo sono. Allora io ho iniziato a studiarlo e da lì è iniziata la mia avventura di storytelling. Fantastico, il professionista è molto capito e sembra di capire lo stile di Speed Rouge. Sto buttando in minuto pericoloso. Sei stato perfetto. Che Speed Rouge è questo grande cambiamento durante il lockdown ed era anche questo è un comune. Sì, ma il lockdown ha cambiato tutto. Sì, tutto, beh, allora ce lo raccontate. Allora, oggi ne parlavamo con il socio di Cina. Il pragmatismo è un grande valore nella cultura cinese e probabilmente anche nel mondo del fashion business. E quindi vi faccio subito la domanda che in realtà volevo farmi dalla fine. Qual è il futuro del fashion, secondo te? Domandona, ci proveremo, vero? Allora, secondo me un punto di vista interessante è proprio, come accennavi, un pragmatismo che da un punto di vista fashion, a mio parere, può essere visto come un ritorno alla sostanza e all'identità di un brand. Io spesso nelle mie lezioni introduttive ai ragazzi vi parlo del classico modello di comunicazione, quindi di utente destinatario, canale e quant'altro, ed è interessante capire la differenza tra brand identity e brand image.
Perché mentre l'identità aziendale chiaramente dovrebbe essere controllata all'interno dell'azienda, fa parte del know-how, 130 anni di storia nel caso di Dennis, quindi tutto quello che è veramente la sostanza, i valori, l'heritage, ecco, l'immagine è sempre negoziata, no? È sempre in qualche modo data anche dal rapporto con il cliente e come tale va saputa gestire. Quindi io penso che dopo anni in cui questa brand image era un po' il focus di tante strategie di marketing con investimenti importanti dal punto di vista di testimonial, influencer eccetera, io penso che ci sia bisogno, e alcune aziende stanno capendo, questo ritorno a un'identità aziendale, che non vuol dire poi non comunicare, però vuol dire comunicare a partire da ciò che davvero caratterizza e distingue quello specifico brand. E alcuni esempi che faccio in tasso, un caso interessante, poi magari ne parliamo in maniera più informale con un bel frutto in mano, è il caso Gucci, no? Che magari con Alessandro Michele aveva portato molto avanti, molto alzato l'asticella della brand image, nel senso che l'immagine era diventata veramente molto potente, forse a scapito del prodotto Gucci quando finisce Alessandro Michele e quando inizia il vero Gucci, e ora chiaramente la strategia con il nuovo direttore creativo Sabato De Sarno direi che è antitetica in questo senso, quindi una collezione molto più minimale dove però l'identità Gucci è tornata a essere in prima battuta un Gucci molto Tom Ford eccetera, se ne può discutere. Però ecco, è interessante che in alcuni brand, devo dire anche tra i più prestigiosi, c'è questo dialogo interessante, questa oscillazione tra i due poli, brand identity, brand image, che a mio parere si sta più spostando sull'identità, come ritorno alla sostanza, come ritorno ai caratteri distintivi di un brand. Ecco, quindi introdurrei in questo senso, se posso lasciare un piccolo input ai nostri graditissimi ospiti del pubblico, questo ritorno all'identità aziendale, quindi un uso un po' meno disinvolto dell'immagine per lavorare più sull'identità. Però se mi sposare in presa. Allora, io adesso qui la credo perché lei fa questo di lavoro, no? Quindi il contributo che io vi posso dare è soltanto di un soldato sul campo, perché io non progetto i tessuti, io li vendo, quindi cerco di fare domande a chi fa i tessuti e a chi li va a utilizzare, ok? La domanda era: qual è il futuro della moda, del fashion? Allora, io cerco di essere rapido, voi fatemi segnali se vado lungo, ma il punto secondo me è: che cosa intendiamo per fashion? Io penso che vedendo anche quello che si dice nel comparto, parlando sia con i designer, gli acquisti e anche i CEO dei brand, noi lavoriamo con un po' di clienti importanti, Paul Ralph Lauren in America, Hugo Boss in Germania e tanti altri, e anche con aziende importanti, pratesi, con una grande storia, no? Il tema è che tante volte si scambia il sistema moda, che è quello che serve per portare il prodotto che è, come dire, ideato al chi lo acquista. Invece da cosa veramente è il fashion? Perché fashion nasce dalla parola façon, francese, giusto? Che vuol dire come si fa una cosa, sostanzialmente, che veniva dal latino. Allora la chiave è che gli americani a un certo punto, fashion, e gli inglesi soprattutto, hanno cominciato a dire lo stile che io faccio e perché lo faccio, cioè chi sono io quando lo faccio, no? Questo è interessante perché il sistema moda è in crisi, e cosa ne sarà in futuro? Cosa ne sarà in futuro? Se lo scopri fai i soldi veri, ma sicuramente non supererà la crisi se non ne prende l'identità, che è quella di cui parla lei. L'identità secondo me nasce per le strade. C'è un lavoro, ok, che si chiama Cool Hooker, che sono veramente Hunter, che sono Cool Hunter, che sono quelli che vanno a caccia della figaggine, no? Tipo letteralmente cool in americano. Io ti potrebbe. Sì, fai molto male. Grazie. Allora, la cosa interessante lì è che loro vanno in giro per le grandi metropoli, vanno tipo, prima andavano a Parigi, a New York, adesso vanno per esempio dove la moda si sposta, per esempio in Europa, Copenaghen. Copenaghen è un posto dove la moda è veramente in grande fermento. Qui tu vedi questi cool hunter che vanno a caccia di stile, perché lo stile nasce la mattina da come uno cosa vuoi dire di te.
Perché la gente, per esempio, storicamente ha incominciato a smettere di coprirsi e ha cominciato a vestirsi? Perché ha capito che era come un linguaggio. Se tu perdi di vista il linguaggio, allora la moda non si riprende dalla crisi. Ma fortunatamente la moda nasce nell'idea dell'io. Ad esempio interessantissimo, ora non so come vada dal punto di vista finanziario, ma fino a qualche anno fa andava benissimo, Bob Prato. Bob Prato nasce dall'esperienza sul campo di una cosa nata quasi per caso, no? Volevano fare delle magliette e ne facevano tutte diverse, chiesero a un'amica di farle, dipingerle, no? Se non sbaglio. Quindi erano tutti pezzi unici. Una cosa nata per scherzo, penso abbiamo comprato qualche migliaia di magliette bianche a costo bassissimo per poi entrare sul mercato e fare. Andarono tutte vendute e lì hanno avuto una scintilla. Ecco, lì il punto ti fa vedere proprio come nasce la moda. La moda nasce da un io che tenta di esprimere qualche cosa. Se la moda invece è sistema, i sistemi entrano sempre in crisi. Da dove si riparte? E questo è un bel tema. Non dovrebbe andare da chiedervi qual è la differenza tra moda e stile. Allora, questa è una bellissima domanda e mi dà anche modo di continuare sul filo rouge dell'etimologia, che è una delle mie grandi passioni. Questo lo dico sempre ai miei famosi ragazzi e ai miei studenti, è che appunto come fashion viene da questo antico francese, appunto modo di fare le cose, stile secondo me è un'etimologia meravigliosa, style ovviamente in inglese, che è lo stilus, il primo mezzo di scrittura, questo strumento appuntito con il quale si incideva, esatto, e anche si incideva sulle prime tavolette di soia. Quindi stile che cos'è? Linguaggio. Stile è scrittura. Scrittura di che cosa? Della propria storia. Quindi è molto bello avvicinare il concetto di stile a quello di narrazione personale, che è quello che io cerco di raccontare anche ai miei studenti, perché altrimenti se la moda deve essere la continua ricerca della tendenza che si stanno anche accorciando da un punto di vista di consumo dei giovani, no? Queste tendenze che nascono e muoiono nell'arco di una stagione. Questo che cosa porta? Una continua ricerca di essere sempre prendi, un consumismo che poi per ovvi motivi abbassa poi anche la qualità, eccetera. Quindi ecco, l'opposto cos'è? Trovare in questo marasma di voci la propria. Quindi lo stile come espressione personale di narrazione, di scrittura. Naturalmente ci vuole tempo, bisogna conoscersi e di questo io ne parlo sempre anche ai miei clienti, a chi ha voglia di costruire un'immagine, uno stile che però li rappresenti davvero. Quindi secondo me la differenza sta lì tra un senso di autovalidazione, mi viene da dire, cioè io mi vesto perché mi riconosco in quei capi, contro un concetto di moda più legato alla tendenza, io mi vesto perché voglio farmi riconoscere dai miei, magari la mia community, chi la pensa come me, eccetera. Quindi è spostato il focus, lo stile è qualcosa di interiore e la moda lavora più sul collettivo, diciamo. Però io penso che abbiamo bisogno di quel concetto che diceva anche Dennis, di scrittura personale, di raccontarsi per chi siamo davvero. A proposito dei cambiamenti di comportamento d'acquisto digitali, no? Nel preparare per questa intervista ho letto un report di McKinsey che dice che il 67% dei consumatori considera importante, cioè un driver di acquisto, cioè io acquisto un capo, la sostenibilità, perché un'azienda comunica questo driver, questo valore. Secondo te è così? Sposta veramente? No, lo chiedo a Dennis. Facciamo dai. Sì. Allora, il report che stai citando di McKinsey è una bomba quando è uscito, perché tu lì hai capito che chi incomincia a riflettere su certe cose e dà anche poi quali sono, diciamo, le basi su cui vai a fare le norme. Ora, io non sono un giurista, ma so che qui ce ne sono. È interessante perché il giurista traduce quello che normalmente è già prassi. Quello è il grande giurista, no? Altrimenti fai solo una norma che non rispecchia la vita reale. Certo. Ok? E McKinsey lì però ha cominciato a dire: davvero sostenibilità è solo un tema di marketing, no? Davvero è solo un modo attraverso cui noi cerchiamo di convincere la gente che siamo quelli giusti. Poi tema reale di interesse
Esatto. E hanno cambiamento, no? Esatto, e hanno capito che per esempio mentre in America ancora il fast fashion va per la maggiore perché cercano di ottenere il maggior risultato con il minor prezzo possibile, che è la tendenza mondiale, in Europa la faccenda incomincia a cambiare. I grandi gruppi europei, a meno che non si parli di Zara, soprattutto nella Mittel Europa, nel centro Europa, sono tutti molto in crisi perché non stanno più facendo moda, stanno ancora facendo abbigliamento, e quello è il punto. Se io faccio abbigliamento, la sostenibilità è una leva. Se io faccio fashion, cioè se io esprimo qualcosa, quindi cerco nelle strade l'intuizione su cui posso costruire la mia collezione, allora io rivedo che c'è un tema caldissimo di interesse in cui la gente comincia a domandarsi: ma quello che io sto comprando, chi lo fa, come è fatto, davvero conviene pagare così poco? Perché ricordiamoci, il fast fashion vende a giovani, mentre la moda, dove girano soldi veri da sempre, soprattutto in Europa centrale, sono persone diciamo più della mia età, no? Quindi più babbioni, più cinquantenni, che hanno un po' più di soldi, quindi vogliono un capo che li rispecchi. Ma anche i giovani ora stanno cominciando a masticare queste cose qui, e McKinsey dice: adesso si fa così. Il tema è come fanno i piccoli brand a adeguarsi e a non spaventarsi del cambiamento. Certo. Il record si chiama, lo cito per dovere di cronaca, The State of Fashion, mi chiama 2024. 2024, sì. E ti aggiungo anche questo, poi c'è un altro trend, questo record è la customizzazione, quindi customizzazione e appunto sostenibilità. Esatto, ma sarebbe sicuramente interessante anche capire come si può declinare il tema della sostenibilità al di là di aspetti più tecnici. Qui chiaramente magari ci vorrebbero appunto imprenditori, anche i nostri imprenditori paesi, quindi dal punto di vista tecnico, riciclo, riuso, upgrade eccetera, però secondo me sostenibilità è anche personalizzazione, pezzo unico, e io ti posso portare magari l'esperienza delle mie studentesse americane, ma non solo, che io cerco sempre di concludere i miei corsi con un'attività pratica nel porto di un negozio vintage con cui collaboro qui a Firenze, e succede la magia. Amano moltissimo il vintage, quindi anche questo può essere un tema interessante sia fisico, quindi nei negozi vintage, oppure il discorso Vinted, delle piattaforme attraverso le quali si può scambiare ovviamente privato oggetto. Però perché mi piace? Per quel discorso di stile, il pezzo è unico, per quel discorso di storia, quindi la prospettiva storica che aumenta il valore del progetto, e la narrazione che c'è intorno a quel campo, no? Ed è interessante perché io vedo questi ragazzi che passano dalle vie slide, da tutti questi discorsi, poi si trovano davanti un'anella, no? di anni dagli anni 60 ad oggi, e impazziscono e fanno dei mix che sembrano quasi DJ quando fanno mashup e rivivere un pezzo degli anni 80 o degli anni 70, perché hanno trovato una chiave di lettura nuova e molto personale, quindi magari può essere sostenibile anche scegliere appunto di acquistare vintage o comunque di dare una propria lettura a qualcosa che già esiste, cioè magari può essere semplicemente visto come sostenibilità, non creare qualcosa di nuovo ma reinterpretare l'esistente dal punto di vista del consumatore finale. Sì, certo. In tema che non posso non lanciare, l'intelligenza artificiale. In digitale, l'intelligenza artificiale, oggi noi qui abbiamo un docente sul tema, se vuole intervenire ci fa piacere. Che ruolo ha l'intelligenza artificiale in questo momento all'interno del sistema fashion, se ce l'ha, perché può darsi no? Google ha lanciato un programma per l'Italia e in alcuni distretti uno di questi è Prato, quindi ha fatto un evento specifico verticale sul tema, ci ha detto che in realtà le aziende in questo momento non sono pronte, ma noi ci dobbiamo preparare. Questo è un tema molto molto importante che secondo me tocca anche degli aspetti forse più profondi possibili nel campo della moda, perché sono degli aspetti etici addirittura, no? Perché quando si parla di intelligenza artificiale c'è il grande tema macchina-uomo, cioè sono tematiche di una profondità quasi spaventosa sotto certi aspetti.
Ma allora, io ovviamente non è il mio campo la produzione, il fashion design, quindi su questo non so, mi viene in mente Coperni, sai, quella scena, proprio questo brand che ha chiuso la sfilata con l'abito creato da questa macchina, però io quando faccio vedere quella scena lì di Coperni ai miei studenti gli faccio sempre vedere in parallelo Alexander McQueen, fine anni 90, cos'era quella sfilata incredibile con la macchina che butta, che spara come alla Pollock, no? Questi getti di colore sull'abito bianco della ballerina, come per dire Coperni è una versione se vuoi più edulcorata di questa intelligenza artificiale, di fronte intorno al bellissimo corpo di Becca Bieder e un abito bianco perfetto. Alexander McQueen da genio qual era mostrava il lato più come dire, più triste, forse anche un pochino più drammatico della situazione. Io tendo a sospendere il giudizio, nel senso che un po' mi spaventa. Poi l'anno docente ovviamente con questa chat GPT mi fanno tutti i paper, quindi devo essere un po' cattivella nei confronti dell'intelligenza artificiale perché tendono ad accusarle, però può essere, come dire, con la dovuta maturità di avvicinarsi a uno strumento nuovo. Io tendo a sospendere il giudizio, c'è un lato inquietante, però c'è anche un lato costruttivo che magari se ben governato ci può aiutare. È uno strumento, come tutti gli strumenti vanno saputi usare. E allora così. Io ho subito una domanda: chi è il docente di AI lì che si occupa? Docente? Ma di cosa ti occupi di preciso di AI? Mi occupo di intelligenza artificiale, che senso? Ma all'università? All'università. Cioè, quindi qui adesso fra di noi c'è uno che, insomma, bisogna stare attenti a chi si dice, perché ora lei non è fatto, no, perché lei sa che quindi adesso io guarderò lui. Non ci sta facendo l'esame in questo momento. No, ma non è una questione di esame, perché per me l'AI o AI, insomma, io faccio i miei content sono soltanto in inglese, perché lavoro soprattutto all'estero, per cui diciamo queste cose qua sono abituato a raccontarle in inglese, non in italiano. Non sono bravo in inglese, ma almeno ho la scusa se dico qualche minchiata, scusate. È questo il motivo che spaccio. E qui ve l'ho venduta, ma entro nel merito. Io non ho paura delle AI, ho paura di chi ha paura delle AI. Capisco che è una grande provocazione, ma quello che appunto ha senso nella provocazione, anche qui è l'etimologia, provocare vuol dire tirare fuori qualcosa che altrimenti sta dentro, ok? L'AI, noi forse non ci siamo resi conto, ma noi siamo in un momento che non è come altri momenti, noi siamo in uno di quei momenti in cui la storia del mondo cambierà totalmente. E i lavori come noi li conosciamo oggi non ci saranno più come noi li conosciamo oggi. E questa è una cosa che succederà, che tu lo voglia o no. Questo può essere inquietante, ma non è mai stato inquietante per chi invece ha l'obiettivo di imparare. L'AI è uno strumento, nessuna AI potrà sostituire l'uomo nella sua originalità. Perché? Perché come tutti gli strumenti, anche quando uno ha iniziato a progettare, no, i vestiti a mano e poi fare i vestiti disegni, diciamo in ripetizione, e poi invece hanno iniziato a usare, no, gli software, lì è cambiato tutto, ma non è che non c'è stato più quello che c'era dietro. Infatti secondo me la chiave per capire questi grandi momenti è come si fa a non avere paura e a capire l'opportunità. Secondo me lo fai soltanto in un modo: se tu educhi la persona. Perché se c'è un io che si fa delle domande ed è interessato, perché nel rapporto con la realtà gli viene un'idea, se c'è uno così, non 100, uno, allora tutto diventa strumento per raggiungere l'obiettivo, che è l'espressione di questo io, e tirerà dentro altri io. Mentre se il tema è vincere sull'altro, è che tu stai usando una Ferrari per andare a comprare il pane. Veniamo a un'altra cosa velocissima. Avevo avvertito. Io uso l'AI tutti i giorni. Ok.
Per fare cosa posso chiederti? A tutto, ormai tutto, perché il mio mercato si è in larga parte negli ultimi 20 anni talmente contratto che Berta non fila più, diciamo, per usare, no? E quindi ho un problema che tutti hanno, diciamo nel tessile l'abbiamo conosciuto negli ultimi anni perché Berta filava tanto, ma nel mercato di solito dove c'è la competizione, ora è una cosa che quasi si arrabbieranno tantissimo, ma nel mercato invece la competizione è sempre stata molto alta, noi siamo sempre stati numeri uno, quello di Oda Pratese, ma come si fa noi la collezione, no? Nessuno è capace di farlo, perché il pratese artigiano che sa usare l'idea e arrivare sul tessuto è un genio, è un fottuto genio. E questa è stata, come dire, una cosa che si è diffusa sul Prato, perché c'era tanti imprenditori che su questi geni ci mettevano i soldi. Allora il tema è, secondo me, non avere paura, ma aiutare i propri dipendenti a capire come si fa a usarla, e se c'è qualcuno di dipendente che già la sa usare perché ha una curiosità che è la grande, vera leva del lavoro, per come la vedo, soprattutto in questi momenti, devi valorizzarlo, devi farti dire da lui come si fa a utilizzarla, la impari e poi la insegni a tutti e gli paghi anche il corso. Quindi tu dici porta avanti. Sì. Ok, la rivoluzione cognitiva sicuramente. Assolutamente. Su Google faccio una battuta. Dice. Allora, il numero 1 sull'AI in questo momento, diciamo, ok, è OpenAI. Ok. Che sicuramente non ha i numeri di Google o di Apple. Dicevano stamattina che Apple ha un patrimonio di miliardi, di triliardi, no? Apple ha rilasciato le release ora delle loro intelligenza artificiale, che loro però non chiamano intelligenza artificiale, la chiamano Apple Artificial Intelligence, quindi Apple Intelligence, come dire, adesso noi invece che voi buzzurri facciamo noi cose, però in realtà l'ho guardata, non ha niente di speciale, soprattutto c'era già tutto. Qual è la cosa interessante di Google e Apple, di questi grandi big brand del tech? Che hanno come dire, un universo di prodotti che se integrano con l'AI a quel punto hanno vinto, e soprattutto servono l'impresa. E a questo punto il mondo che tu descrivi, che voi descrivete molto bene, di e-commerce, di social commerce, qual è il genere del ma ci sono dei begli esempi da compartire. Dai. Allora, senti, io appunto ho un taglio più docenza, quindi ti posso dire che magari vedo l'Only Channel, sì, ovviamente, e questo lo sperimentiamo un po' tutti, no? La comodità magari di vedere una cosa online, acquistarlo offline, il modo del servizio, del customer care. Io ho qui mio marito che è un fan della Rinascente, giusto per non fare nomi, poi sponsor by, ora il prossimo perigina lo sponsor by. Però per dire, la Rinascente mi viene in mente perché ha saputo integrare, è tutto un discorso che poi è il mio mondo, quello del personal shopper, della consulenza d'immagine, eccetera, con un servizio di messaggistica, no? E quindi potrebbe essere interessante il futuro del retail si torna lì, sempre più personalizzato, sempre più legato allo stile piuttosto che delle tendenze. Quindi magari tornare un po' al vecchio concetto boutique, per cui io entro e ho bisogno di un outfit, di un prodotto, e trovo dei professionisti che non vogliono solo spingere magari la vendita di quello perché devono arrivare a quel budget di quel prodotto, ma perché hanno fuori la persona di creare un servizio e quindi si distinguono magari dai competitor di settore. Quindi io vedrei sì, integrazione sempre ovviamente online e offline, però con un focus sul servizio alla persona. Secondo me il valore aggiunto è lì, come fai sentire il cliente anche. Totalmente d'accordo. Ti faccio una battuta, usciamo dalle europee. E come io ho fatto scienze politiche, poi nella vita ho fatto tutt'altro, no? Però alcune cose mi sono rimaste, soprattutto la passione. La passione però non in chi deve andare avanti, eccetera, ma per esempio i partiti, scusate, ma faccio poi capire perché, e ci arriverò, i partiti nascono per educare il popolo. Chiunque avesse un'ideologia aveva però una preoccupazione, non quella di omologare chiunque, ma quella di formare il popolo. Se tu andavi alle riunioni di partito,
io non sono perché ci andavo, perché quando sono andato a votare io siamo già nella seconda repubblica, quindi non c'era più i partiti davvero quel modo lì. La stessa cosa vale per tutto, perché se la persona è il focus, allora vinci per forza, anche vendendo cose che fanno tutti. Guarda, abbiamo un esempio qui a Firenze incredibile, l'antico vinaio. Cioè, Ma lui vende schiacciatine. Cosa fa però? Racconta chi è. E lo racconta non perché è una leva, perché gli piace quello che fa. E se vai lì, almeno quando c'era lui, ti diceva perché una cosa è più buona dell'altra. Secondo me il retail, da una parte non può non guardare alle AI, per esempio Snapchat è uscita con una release penso un anno fa, io l'ho anche provato a utilizzare, e hanno fatto anche penso una joint venture con alcuni brand, che credo sia una di queste Louis Vuitton, ma ora non vorrei sbagliare quella, che praticamente tu ti volevi provare un cappellino della Louis Vuitton, no? Che a me non mi starebbe bene perché non sono una persona elegante, ma le persone eleganti invece di andare chissà dove, intanto se lo guardano perché si inquadrano e ti cambia la collezione, no? Che poi dopo quando vai lì, ok, e questo è il brand che lo fa. Come fa in un contesto del genere, no, a rimanere interessante lo store? Se ti aiuta. Perché lo store è dove, cioè io per esempio vedo mio padre è una persona, mi pensa che è molto elegante, lui è proprio tedesco ma anche molto italiano, ha un gusto pazzesco, cioè mio padre si veste bene anche quando non vuole, cioè proprio no? È saltata la generazione, mio figlio è così, no? Però lui è veramente, e vedo che da sempre è a Prato da quando c'ha 19 anni, beh ormai ne ha quasi 77, scusa Pato se ho sbagliato, però lui da tutti questi anni a Prato va nello stesso negozio a comprarsi la roba quando vuole comprare. Claro che lui va sempre lì. Perché va sempre lì? Perché ci sono le collezioni che piacciono a lui, ma sono legate alla sua storia. La storia è fatta di emozioni, il vestito è un'emozione. Come fai ad andare a comprarti solo dai big brand verticali? Tu hai bisogno di quello che sa come ti sta la roba, perché il problema del capo non è solo che sia bello, il problema del capo è la vestibilità, e il proprietario dello store che ti conosce sa esattamente qual è la tua vestibilità, perché ha già cagato fuori al vaso 2 o 3 volte, ha sbagliato, ma te ti vuoi bene, torni lì e la volta dopo non sbaglia perché ti prende a cuore, perché pagherai sempre di più dallo store. Ma non ti può, nessuno store online ti può dare quell'esperienza lì, ci vogliono tutte e due. Ma il nostro store rimane se recupera il motivo per cui ha iniziato a farlo. Cioè io, se fossi uno che vende vestiti, penso che il focus sarebbe che mi sono accorto che io amo che uno entra, si sente brutto e esce, si sente bello, come quando ti innamori, no? Quando ti accorgi ti innamori, perché quella persona lì ti fa sentire bello, anche se sei brutto. Bellissimo. Allora, in chiusura vorrei chiedervi una cosa. Un case, una curiosità nel mondo del fashion che vi ha colpito particolarmente, che volete condividere con noi? Allora, io non voglio fare troppo la prof, però l'emozione che è stata scoprire la primissima sfilata di moda 1951 qui a Firenze, mitologica, Giovanni Battista Giorgini, e io sono andata a trovarmi online l'invito mandato alla press americana, qualche francese, ma per lo più americani. E l'emozione grande è stata scoprire chi c'era nella copertina di questo invito, che era ovviamente cartaceo a doppia faccia, dentro c'era scritto invitiamo alla prima sfilata di moda italiana, bla bla bla. Io pensavo che ai tempi Giorgini poteva scegliere, non so, Pucci piuttosto che gli grandi nomi di quegli anni lì, Stover, Scione, eccetera. Invece mette Dama con Liogorlo di Raffaello, come per dire il Rinascimento è tornato. E quella è stata un'operazione di marketing culturale che ha fatto ritornare il Rinascimento italiano negli anni 50, nel dopoguerra, come tema identitario di ricostruzione, e da lì è nata la storia dell'amore italiana. Quindi la mia chicca è condividere con voi il primo invito della prima sfilata di moda del 51, era a febbraio del 51, e la scelta del grande Giovanni Battista Giorgini di mettere appunto il capolavoro del Rinascimento italiano, da Antonio Borgo. Come vedete, we are back. We are back and we are here to stay.
mentre parlavi pensavo anche a questa domanda, come lei potesse, no, perché partiva da lì, e io non ti posso partire dal fashion teso brand, perché la mia storia non è quella, ma c'è un momento che me lo ricordo molto bene, con anche un po' di emozione, perché l'azienda adesso è un'azienda che rappresentava già mio nonno, Werner Sauer, a Berlino. L'azienda non ha chiuso perché per vari motivi, ok? Un'azienda a cui sono legato perché è la prima in cui io ho capito che avevo molto da studiare. Io non vengo dal tessile, io non ho studiato il Buzzi, mio fratello ha studiato il Buzzi, la mia sorella non ha studiato il Buzzi, ma poi ha studiato i tessuti a Boston University, ok? Io ho fatto i Keynes, istituto commerciale, quindi sapevo un po' la chiacchiera, però non sapevo nulla di tessili. Poi ho fatto scienze politiche. Quando sono entrato nel mondo del tessile, e poi ho fatto l'esperienza a Roma a un centro internazionale per diplomazia, quindi diciamo non mi piaceva, perché mentre ero lì io capivo che io non potevo vendere dei discorsi, io dovevo mettere le mani in pasta. Arrivo a Prato, mio papà mi dice, infatti, ma mi pagavano i soldi veri, cioè non so, mi pagavano il primo lavoro, no, però cioè, tutti io non ti trattavo, ok? Sono entrato in azienda e mio padre che fa? Ma te non sai nulla di tessile, quindi non ti posso mettere a fare qualcosa, te devi andare a vedere che si tratta. E vado a vedere tutta la, diciamo, la produzione, da come si fa il filato a quando poi viene tessuto, di uno dei lanifici storici che rappresentavamo, che è il lanificio Gardena. Il lanificio Gardena faceva cashmere, ok? Cashmere come chiamano pratese. Quindi loro avevano la grandissima capacità di utilizzare diciamo, dai vestiti di cashmere, no? Come si fa a Prato da sempre. Noi a Prato siamo sostenibili da sempre perché non facciamo il colore colorando, ma dividendo i capi per colori, andando proprio per estremi, diciamo, sintesi, andando a distruggere poi i capi, filarli attraverso vari procedimenti e poi andare a travare, a fare il tessuto. Quindi letteralmente il cappotto di cashmere che ha fatto nel tessuto Gardena, con tutti i tessuti che vengono fatti a Prato, ok, è fatto di cose che prima erano vestiti o maglioni, ok? La cosa che a me proprio me la ricordo benissimo, io non capivo niente, ancora forse non capirei niente, però è entrando e vedere, non mi ricordo anche più il nome tecnico che non viene in italiano, quelli che proprio separano le fibre, cenciaioli. È impressionante che tu vedi questa gente in ginocchioni con questi montagne di varie tipologie di stracci o pezzi di tessuto o vestiti di colore che li dividono per colore ma anche per fibra. Una cosa bellissima. Poi da lì a entrare nella produzione, non so cosa mi ricordo, è che mi porterò sempre l'odore della filatura, l'odore della trasformazione, della nobilitazione tessile, si scrive nei libri. Questo mi ricordo. E pensare che da lì poi si fanno vestiti che sono poi sui catwalk dei grandi brand internazionali, quello è perché c'è dietro una storia che a Prato hanno iniziato a capirla e infatti cominciano a raccontare. Dennis, Chiara, io sono sicura che voi avete altre centinaia di aneddote da raccontarci. Io continuerei davanti a un bel aperitivo. Vi ringrazio per questa intervista, ringrazio le persone che ci hanno seguito da casa e vorrei un bel applauso ai nostri speaker. Dai, siamo stati in tempi comunque davvero Dennis, il giorno ho visto la